Iscriviti sul mio canale e ti dirò come fare. Salve a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi è appena arrivato il pacco contenente il BMS. Ho dovuto pagare 18,38 € per i costi di sdoganamento, visto che al suo interno c'è materiale per circa 300 €. Comunque ne ho comprati 3 perché uno lo monterò su un mio pacco batterie da 5 kW, gli altri 2 su 2 pacchi batterie da 5 kW per un totale di 10 kW su un impianto. Pacco devo dire veramente eccellente, fatto con molta cura. Apriamolo, vediamo che c'è all'interno. Quindi sono come avrete visto nell'anticipazione del video, si tratta di un BMS della G-Kong, perché questa scelta così non c'è una scelta ben specifica. Mi è stato consigliato da altre persone che lo montano e si trovano molto bene. Passiamo ora a controllare il contenuto, a dare un'occhiata al contenuto di quello che è la confezione. Prima di dirvi questo, di farvi vedere questo, volevo dirvi che la sigla riportata sulla confezione e sul BMS riporta che ha una tensione di bilanciamento di 2 A, può supportare fino a 20 stringhe e ha una corrente massima di lavoro di 20 A. HC sta per è un modello della J-Kong che vi permette di misurare la temperatura sulle celle. Logicamente per stringa questo modello supporta fino a 20 stringhe, quindi 20 celle. Noi ne useremo solo 16 perché il mio pacco batterie ha solo 16 celle. La prima cosa che troviamo nel pacco è un libretto che riguarda il nostro BMS. Naturalmente italiano non c'è, è scritto in inglese, ma noi siamo bravi in inglese e in tedesco. In tedesco siamo ancora più bravi. Seguiremo le istruzioni del manuale in inglese, anche perché poi alla fine è molto intuitivo. Se uno ha un po' di dimestichezza nell'ambito dell'elettronica, degli impianti elettrici, eccetera eccetera, mastica la materia, diciamo, con questo tipo di immagini e con le istruzioni al suo interno riusciamo a montare il nostro BMS sul nostro pacco batteria autocostruito. Bene, qui troviamo l'immagine relativa al nostro BMS, di facile intuizione, però adesso voglio farvelo vedere dal vivo. Sul libretto sono riportate anche diciamo i collegamenti relativi alle uscite del BMS, vanno verso le celle. Lo vediamo con più attenzione tra poco. Quindi dicevo, sui metodi di installazione è riportato anche lo schema relativo al nostro modello in questa parte del manuale. Seguendo questo tipo di istruzione, come dicevo prima, riusciamo ad installare il nostro amatissimo BMS. Ok, richiudiamo tutto, mettiamo da parte e cerchiamo di non perdere l'unico punto di riferimento che abbiamo, che è il montaggio, anche se poi alla fine su internet si trova lo schema sul sito ufficiale dell'azienda. Comunque è bene metterlo da parte. Adesso vediamo materialmente, fisicamente, come si presenta il nostro BMS. All'interno della confezione troviamo un sacco di cavetti che noi non utilizzeremo, si usano forse per ampliare, per inserire altre caratteristiche, per aumentare il sistema, ampliarlo, migliorarlo, eccetera, eccetera, però a noi non ci interessa. Facciamo questa breve panoramica, vi faccio vedere tutti i cavetti contenuti.
sinceramente non so manco io a che cosa servono. Poi magari in un prossimo futuro, se dovesse uscire la necessità o quindi la curiosità di fare delle installazioni di questo tipo di cavetto, vi aggiornerò sicuramente. Tra i cavi quelli più interessanti sono da considerare l'interruttore. È un pulsante di accensione e di spegnimento, di reset del BMS. Ricordatevi che è un pulsante, non un interruttore. Poi vi dirò dove inserirlo sul BMS. Cavetto circa 40 cm, non più lungo, quindi da mettere a pannello se uno vuole, se no lo può lasciare anche così volante. Io farò un'installazione volante giusto per non farvi perdere tempo. Questi sono due sensori di temperatura da installare sulle celle dove volete, sul pacco batterie, proprio per misurare, per una questione di sicurezza. Io ho preferito prendere questo tipo di modello. Ed eccolo qui, il nostro caro amatissimo BMS. Ma prima di farvi vedere il BMS in sé, voglio farvi vedere il cavetto multiplo con i connettori da inserire sul device. Ecco, ogni singolo filo, questi praticamente sono 20 fili rossi e uno nero. Ogni singolo filo andrà sul polo positivo di ogni singola cella. Lo vediamo in dettaglio più in là. Vi faccio vedere anche come montare gli spinotti. Mi raccomando, seguite tutto il video senza saltarlo, perché ci sono dei passaggi che vanno assolutamente rispettati per evitare di rovinare il BMS. Come anticipatovi, noi utilizzeremo solo 16 fili, nonostante su questi due spinotti sono presenti 20, perché la predisposizione, come dicevo, è relativa a 20 celle, ma noi ne utilizzeremo solo 16. Bene, adesso mettiamo da parte i cavetti, i connettori, e prendiamo il BMS e vediamo un'occhiata dove sono posizionati i connettori. Scatolina rigorosamente metallo. Sul device troverete ancora una volta l'etichetta con le specifiche di cui già abbiamo parlato prima, e ribadisco che B2 sta per la corrente di bilanciamento, 20 stringhe per la quantità di celle accettate. Involucro scatolina rigorosamente in metallo, anche per una questione di dissipazione del calore magari generato, ed ecco qui tutta la parte dove ci sono gli spinotti che andranno ad ospitare i vari cavetti che ci servono per far funzionare il BMS. Avrete sicuramente notato che sulla scatoletta ci sono delle piccole scritte, quindi B negativo va collegato questi sono gli spinotti dove andranno alloggiate i connettori che arrivano dalle celle. Su B negativo andiamo sulla negativo del pacco batterie, B1 andrà sul positivo della prima cella, e come è intuitivo su questo connettore collegheremo fino a B14 relativamente al positivo della cella numero 14. Siccome sono 16, ne restano 2 di fuori, le andremo a riprendere sull'altro connettore. Quindi negativo sul negativo B della batteria. Questo negativo va all'uscita dei 2 fili blu che vanno sulla batteria, ma questo ve lo faccio vedere praticamente dopo. Prendiamo l'altro spinotto. Perfetto, allora qui noi abbiamo 14 fili dal primo connettore, quindi 14 fili, 14 ci mancano il 15° e il 16° che andremo a collegare utilizzando questo connettore. Perfetto, quindi cosa da fare attenzione è quello di
collegare l'ultima cella, quindi la B16 nel caso nostro, perché abbiamo 16 celle insieme con B positiva sul positivo della batteria. Mi raccomando, perché sennò il BMS non funziona, quindi fate attenzione a questo passaggio. Ve lo faccio vedere anche quando andremo a preparare degli spinotti, come preparare il tutto. Vedremo anche il montaggio sulla batteria filo dopo filo. Bisogna avere un po' di pazienza. Allora, questo invece è il pulsantino, va collegato in questa posizione qui, pulsantino di accensione, di spegnimento e di reset del tutto. Magari poi lo andrete a installare in una cassettina come volete. E il cavetto con i sensori di temperatura. Non sono tanto lunghi, saranno una quarantina di centimetri. Questo è il cavetto che andremo ad installare in questa posizione qui. Quindi i cavetti di temperatura, il cavetto con i sensori di temperatura sono da inserire in questo alloggio. Come vi avevo anticipato prima, per ogni cavetto, ogni connettore fino alla 16ª cella, quindi su questo connettore abbiamo 14 fili rossi e uno nero. Quello nero andrà collegato al negativo, mentre gli altri cavetti, quelli rossi, andranno collegati su ogni singola cella, ogni posizione del positivo. Io ho avuto la fortuna di trovare delle celle che hanno già delle predisposizioni dove mi tocca solo svitare la vite, inserire l'occhiello e stringerlo. Se non fosse così, dovrete voi realizzare un qualcosa al fine di garantire il collegamento solido di questo cavetto sulla cella. Procediamo, realizziamo per primo inseriamo, montiamo l'occhiello sul negativo, che andrà collegato sul negativo batteria. Ripeto, dopo ve lo faccio vedere direttamente sulla batteria come farlo. Allora, facendo un calcolo così, il negativo che sto preparando adesso con l'occhiello sono 16 celle, il negativo sono 17 è il positivo da prendere sempre sul polo, sull'ultimo polo dell'ultima cella. Sono 18 fili, sì, sono 17 occhielli. Ecco, questo è quello che io andrò a realizzare per ogni singolo filo. Questi fili servono per bilanciare le celle. Il bilanciamento avviene in questa maniera. Tutto ciò che è di più su una cella, il BMS lo preleva, diciamo così, lo preleva e lo distribuisce sulle celle che sono invece in debito al voltaggio impostato sul software, che dopo andremo a vedere. Perfetto, procediamo con il primo occhiello sul primo cavetto, che andrà su B1, quindi sulla cella numero 1, cioè sul positivo della cella numero 1. Questa operazione, come dicevo prima, va fatta fino alla 16ª cella, però attenzione alla 16ª cella. Ripeto, guardate tutto il video per non incorrere in errori. Quindi diciamo che adesso, per non farvi perdere tempo con il video, prendiamo il connettore numero 2, cioè dove abbiamo la 15ª e la 16ª cella. I 14 connettori 14 occhielli del primo connettore l'abbiamo sistemato. Adesso abbiamo 14 con il primo connettore, abbiamo il filo numero 15 e il filo numero 16. Prendiamo il filo numero
16, il B16. Prendiamo il B positivo, mi raccomando a questa operazione. Vediamo un attimo su BNS, inseriamo il connettore. Quindi i 14 già li abbiamo realizzati, quindi B negativo con i 14 connettori. Prendiamo la B16, attenzione perché noi abbiamo 16 celle, quindi B15, B16, e lo colleghiamo insieme con il B positivo con lo stesso occhiello. Diciamo, questi due fili andranno a finire sul pacco batterie, sull'ultima cella, insieme sul positivo dell'ultima cella, che poi è il positivo che andrà a finire direttamente sull'inverter. Ok, naturalmente sull'inverter ingresso batteria, credo che sia scontato. Quindi prepariamo l'occhiello. Questa è una cosa fondamentale da fare, perché sennò il BMS non parte. Uniamoli insieme e vediamo un po' il taglio qui. Ok, portate un po' di pazienza, è un'operazione, non è complessa, però per evitare di sbagliare facciamo questo tipo di passaggio, uno per volta, con tutta la calma, e vedrete che poi alla fine tutto funzionerà al primo colpo. Perfetto, realizzato. Quindi B16, B positivo, e insieme ultima cella, positivo, alimentazione diciamo del BMS. Perfetto, abbiamo finito, adesso non ci resta nient'altro che prendere il BMS e montarlo sul pacco batteria. Semplice, no? Sarò ripetitivo, però voglio ancora dirvi, quindi ultima cella B16, ma perché è la 16ª, con B positivo, solo un occhiello, tutte e due collegate insieme come da schema del produttore. Sarà pure, dicevo, ripetitivo, però è meglio ripetere che non puoi trovarsi con tutto un lavoro da rifare, magari compromettere anche il dispositivo stesso. Il lavoro finito del montaggio dei connettori sui cavetti dei due connettori è questo. Vedrete poi alla fine al montaggio non avrete nessun tipo di problema. Stiamo caricando le batterie litio, siamo qui a Pescara dal signor Domenico. Finalmente, ecco, passiamo al montaggio del BMS sul pacco batteria. Abbiamo 3 pacchi di questi qua a realizzare 5 kW, diciamo 48 volt, in realtà non sono 48 volt, sono un po' di più, siamo quasi su 52 volt, poi andremo a misurarlo. Quindi abbiamo batterie, positivo negativo, perfetto. Possiamo anche procedere e vi faccio vedere come installare il BMS finalmente sulle batterie. Questi i cavi che abbiamo, diciamo, prodotto prima, come vi ho fatto vedere prima. Il BMS, quindi BMS, connettore B negativo, filo nero, lo prendiamo, vi faccio vedere un attimino. Non stiamo ancora facendo l'installazione delle batterie, perché di queste batterie a raggiungere 16 celle ci vogliono altri 3 piccoli pacchi. Quindi questo è il mio negativo, collego, tolgo la vite come vi dicevo prima, collego il negativo
filo con l'occhiello negativo sul negativo batteria, in questa maniera. Quindi, ricapitolando, ho collegato il B meno negativo del connettore e quindi uscendo dal BMS. Ricordo che non sto facendo l'installazione adesso, vi voglio ancora ulteriormente come dire, istruire sui passaggi. Quindi B negativo che esce dal BMS attraversando il connettore da questo spinotto qui, B negativo, con il filo nero, che poi è l'unico filo nero dei connettori, va direttamente sul negativo della batteria. Adesso sulla prima cella abbiamo collegato il nero all'uscita negativa della batteria. Il filo successivo, il B1, va collegato al positivo della prima cella, sempre alla stessa maniera. Quindi prendiamo B1 uscente dal BMS, guardate qui, B1, poi c'è B2, B3, eccetera eccetera, connettore, lo andiamo a collegare sul positivo della prima cella. Questa operazione va fatta fino alla 16ª cella, cioè colleghiamo tutte le uscite del BMS, quindi B1, B2, B3, B4, B5, eccetera eccetera eccetera, su tutti i positivi delle celle che costituiscono la batteria, il pacco batteria. Ripeto, non stiamo facendo l'installazione definitiva, quindi dallo spinotto prendiamo il B2 e lo andiamo a collegare sul positivo della seconda cella. Quindi siamo passati con B, il filo nero, B negativo, poi abbiamo fatto un salto, siamo andati sul positivo, facciamo un salto sul negativo, facciamo un salto sulla seconda cella sul positivo, quindi va installata qui il B2. Ora vi farò vedere, sempre come esempio, che cosa accade sulla 16ª cella, che qui non abbiamo. Attenzione, io sto facendo soltanto capire un attimino qual è la logica di installazione, molto semplice. Quindi dicevo, adesso abbiamo installato il B2, ammettiamo di voler, quindi questo è il positivo, negativo, positivo, facciamo così, installiamo il B3 lo installiamo, quindi il positivo è qui, installiamo sulla terza cella il B3 sul polo positivo appunto della cella. Quindi adesso facciamo finta che praticamente io ho installato tutti i cavetti, quindi siamo arrivati alla 14ª, anzi siamo arrivati alla 16ª cella. Che succede? Dal BMS esce il B15 e B16. Vi ricordate che su B16 abbiamo installato, allora questo è B15, questo è B15 e il B16. Sul B16, l'ultima cella, abbiamo installato anche il B positivo, quindi B positivo e B16 vanno montati, installati sulla 16ª cella. Se avessimo avuto 8 celle dovevamo fare la stessa operazione, quindi 8 più il positivo BMS, quindi qui siamo sul B16 più il B positivo, come riportato sulle scritte sulla serigrafia qui fatta sulla scatoletta del BMS. Quindi B16 più B
positivo, va sul positivo dell'ultima cella. Praticamente poi da qui andremo a collegarci sull'inverter ingresso batteria al polo positivo. Quindi ricapitolando, B16 e B positivo sull'ultimo positivo dell'ultima cella, per poi fare il salto naturalmente, logicamente, sull'inverter. Colleghiamo il tutto, è un esempio questo. Adesso andiamo a vedere come dire, non in realtà, andremo a fare la vera e propria installazione della batteria, del BMS sul pacco batteria. Altro componente che ci servirà da installare sul nostro BMS sono questi capi corda. Togliamo la parte anteriore, è già mezzo spellato, però va bene così. Facciamo un'installazione ad hoc. Io non ho una crimpatrice tale da poter fare questo tipo di montaggio, quindi mi sono rivolto a un amico che ce l'ha, però predisposto. Ho messo i capicorda in questa maniera, li ho un attimino bloccati con un po' di nastro e successivamente andrò dal mio amico a farmeli sistemare. Bene, perfetto, non vedo l'ora di avere il tutto a disposizione e di procedere finalmente al montaggio del BMS sul mio pacco batteria. Facciamo la stessa operazione sugli altri due cavi e abbiamo ultimato i preparativi per il montaggio del tutto sul pacco batteria. Ed ecco come si presenta il tutto. Ed eccoci qui al montaggio del nostro BMS sul nostro pacco batteria. Perfetto. Ho montato in maniera molto fittizia il BMS su una tavoletta di legno, proprio per non lasciarlo così a nudo di tutto. Questi sono i connettori che abbiamo preparato precedentemente, quindi il negativo, B- sulla scatoletta del BMS, per poi arrivare fino a B14. Quindi monteremo B- sul negativo del pacco batterie in questa maniera. Io ho già una predisposizione, come dicevo prima durante il video, ho avuto la fortuna di trovare un pacco batterie già con la predisposizione delle viti per poter inserire e collegare gli occhielli che abbiamo realizzato sui cavetti prima. Quindi montato il primo cavetto, sfiliamo dal connettore il B1 che andrà sul positivo della prima cella, quindi in questa posizione. Voglio sottolineare il fatto che non vado a stringere gli occhielli adesso, perché magari poi mi serve muovere i cavi per sistemarli in una certa maniera con delle fascette eccetera. Portate pazienza, guardatevi tutto il video, così quando andremo a dare il consenso ad agganciare il BMS all'inverter non avremo nessun tipo di problema. Dal connettore tiriamo fuori il cavetto B2 e lo agganciamo alla cella numero 2 del pacco batteria, quindi B1 negativo, positivo, B2.
Se vedete in grafica vi ho messo anche questi text, queste scritte che escono man mano e richiamo le celle. Questo è il cavetto di collegamento in serie dei tre piccoli pacchi. Stessa operazione, tiriamo fuori il cavetto B3 dal connettore per collegarlo, quindi negativo positivo, terza cella, B1 negativo, B2 positivo, negativo, positivo, terza cella. Ok. Stessa operazione per cavetto B4, cella numero 4, positivo della cella numero 4. Segniamole così siamo più tranquilli. La 3, quindi la 3 negativo, B2, B3, quindi è questa qui, negativo, B4. Sì, un attimino di sbandamentos. B4, B5, e B6, che poi sarebbe il positivo del primo pacchettino batteria. Procediamo, prendiamo il cavetto B4 dal connettore e lo fissiamo sulla cella al positivo, la cella numero 4. Sarò ripetitivo, quello che volete, però fate questo tipo di operazione con molta attenzione, vedrete il risultato sarà quello giusto a primo colpo. Stessa operazione per B5, selezioniamo il cavetto B5 dal connettore e lo fissiamo sul positivo della cella numero 5. Cavetto B6 dal connettore lo fissiamo logicamente sulla cella numero 6 sul suo positivo. Se vedete qui ho fatto un ponticello dal primo mini pacco al secondo, quello del centro, con questo cavetto blu. Fissiamo il B6.
Capisco che può essere un po' noioso, però prendiamo il cavetto B7 e lo fissiamo sulla cella numero 7 sul positivo, sul suo positivo, qui. Segniamo le posizioni dei positivi anche su questa parte del pacco batteria, quindi 8 positivo, negativo, positivo 9, positivo, negativo, positivo 10. E procediamo con il collegamento dei cavetti con il B8. Individuiamo la cella numero 8 e colleghiamo questo cavetto sul suo positivo. Tolgo la vite da qui perché non so se riesco a collegarle tutte e 16. Quindi B8, passiamo al B9, il cavetto B9 come tutti gli altri da collegare sul positivo della nona cella. Finalmente siamo arrivati, quindi B9, individuiamo il cavetto B10 e lo colleghiamo sul positivo della decima cella. B11, cavetto B11 da collegare sulla cella numero 11 sul suo positivo. Questo è il cavo di collegamento tra il mini pacco centrale al mini pacco quello di destra. Questa è la cella numero 11. Segniamoci anche le celle di questo mini pacco 11 12, cella numero 12. Quindi prendiamo dal connettore il cavetto B12 e lo colleghiamo sul positivo della cella numero 12. Stessa identica cosa per il cavetto B13, cella numero 13 positivo, questa qui.
Vediamo se recupero ancora qualche piccola vite che vada bene per collegare l'occhiello sulle celle. Questa non va bene, no, questa non va bene. Vediamo un po'. Quindi eccolo qui, l'ultimo cavetto del primo connettore, quindi siamo sulla cella numero 14. Quindi B13, questo è il positivo della cella numero 14. Ci restano da collegare soltanto B14, lo stiamo facendo adesso, 14, 15 e 16 con il B positivo. Cella numero 16 positivo, qui è dove andremo a collegare anche il B positivo proveniente dal BMS. Primo connettore tutto collegato, poi magari diamo una sistemata a tutti i cavetti. Prendiamo il secondo connettore, quindi adesso andremo a collegare il cavetto B15 e B16. Sfiliamo dal connettore il cavetto B15 e lo colleghiamo sulla quindicesima cella sul suo positivo. Bene, ed eccoci finalmente arrivati al collegamento del doppio cavo, quindi B16, occhiello preparato precedentemente, collegato insieme al B positivo che esce dal BMS, questo qui. Ok, ancora qualche passaggio e abbiamo ultimato finalmente questa lunga operazione. E adesso, come vi anticipavo, diamo una sistemata ai cavetti. Io prima non ho serrato le viti proprio per dare la possibilità di girare al cavetto, all'occhiello, e di sistemarlo come meglio riusciamo.
Utilizziamo logicamente delle piccole fascette e sistemiamo il tutto. Ecco i cavetti sistemati, fatti in una certa maniera, così poi non abbiamo problemi di nessun tipo. Prendiamo il nostro BNS. Vi anticipo che, come da schema elettrico fornito dal costruttore, sia i cavetti blu che i cavetti neri verranno collegati insieme. I cavetti blu dalla posizione B- andranno collegati sul negativo della batteria, del pacco batteria, nel mentre il cavetto proveniente dall'inverter, il negativo, verrà collegato sul BMS nella posizione P-. Bene, ho anticipato qualche passaggio, quindi bullone e dado, abbiamo collegato insieme i due cavi che escono dal P- e che vanno sul negativo dell'inverter, ingresso inverter. Qualcuno mi dirà perché ho utilizzato il cavo giallo-verde. Vi dico che sinceramente nella mia zona cavi con colorazioni diverse in questa sezione non ne ho trovati, quindi ho messo un po' di termorestringente colorata. Ora i due cavi blu faremo la stessa operazione, quindi bullone e dado collegandoli direttamente sul negativo del pacco batteria. Perfetto, ho anticipato qualche passaggio di semplice intuizione. Prendiamo un attimo il BNS, vi faccio vedere. Quindi P negativo va verso l'inverter, quindi ingresso negativo inverter, B negativo meno sul pacco batterie, quindi sul negativo del pacco batterie. Serriamo il tutto logicamente preventivamente a questa operazione, quindi al collegamento del pacco batterie sull'inverter va montato uno stacca batteria. E adesso passiamo al collegamento del connettore 1 e il connettore 2. Quindi connettore 1, B negativo, B1, B14 in questa posizione. Per una questione di comodità mi sembra che conviene collegare prima il pulsante di accensione. Quindi prendiamo il pulsante di accensione, vediamo se riesco a trovarlo nella sua scatola, nella sua bustina. Perfetto, eccolo qui. Quindi il pulsante di accensione, reset e spegnimento va inserito in questo spinotto, in questo alloggio. E credo, prima di inserire anche lo spinotto numero 2, di montare, vediamo un attimino, forse conviene montare prima, no, ci riesco, quindi vado ad inserire anche i sensori di temperatura che andremo a posizionare in una parte del pacco batteria, non c'è una preferenza.
Quindi, come dicevo, sensore temperatura 1, sensore temperatura 2. Andrò a bloccarli dell'adesivo con della gomma piuma. Logicamente, se avete altre idee per posizionare i sensori, fatelo come meglio credete. Io l'ho fatto utilizzando dei quadrotti piccolini di gomma piuma autoadesiva e ripeto, questo è un montaggio molto veloce proprio per darvi indicazioni sul montaggio del BMS sul pacco batteria che andrete a realizzare utilizzando per l'appunto questo BMS. Avrete sicuramente notato questo cavo blu scollegato. L'ho lasciato in sospeso proprio per evitare che i tre mini pacchetti fossero già collegati. Quindi stacca batterie scollegato dall'inverter. Sistemiamo un attimino il pulsantino. Poi a me piace fare le cose senza tentativi, io vado che una cosa deve funzionare al primo colpo, quindi cerco di seguire con attenzione, con molta pazienza, con molta lentezza, ripetendo e ripetendovi più volte i passaggi da seguire. Quindi andremo a collegare il cavetto blu. Così abbiamo completato e collegato il pacco batterie. In questo caso a realizzare dovrebbero essere 53-54 volt, 5 kW e quindi circa 100 ampere. Bene, collegato il cavetto sul negativo, abbiamo comunque collegato tutto il pacco batterie, positivo verso l'inverter, negativo entra nel BMS, esce, va nell'inverter. Prima di procedere all'accensione tramite il pulsante del BMS, diamo un'occhiata al voltaggio totale del pacco batteria. Quindi misuriamo ai 54,80. 54,80. Ok, perfetto. Bene, facciamo la prima accensione, la faccio con voi. Clicchiamo una volta ed eccolo qui, LED on. Perfetto, tutto funzionante. L'unico modo per poter visualizzare i dati del BNS e le impostazioni è attraverso un'app da scaricare e installare sul proprio smartphone. Ci sono altri metodi, ma li vedremo più in là. Abbiamo ultimato il montaggio, spero di essere stato chiaro. Se avete domande potete sfruttare la sezione commenti e io cercherò di rispondere il prima possibile. Grazie a tutti voi. Logicamente il BMS va programmato in base alla cella, va programmato in base a quello che vogliamo. Questa sezione, questo video è riservato ai soli abbonati. Grazie e alla prossima.